Good morning guys! Oggi siamo qua per andare a vedere quelle che sono le funzioni del Mavic Mini Quick Shot. Non le ho praticamente mai utilizzate finora da che ho il drone. Vorrei condividere con voi questa prima esperienza anche in questa cosa. Il drone è collegato, prima cosa da fare come sempre calibrare la bussola 360 gradi e in verticale 360 gradi. Mi sono collegato al drone, ho preparato la landing zone che in questo caso oggi vedete che l'ho messa blu. Tutto il contorno è sul verde arancione più o meno, quindi il blu spicca di più. Per ora facciamo partire il nostro piccolo drone Mavic. Decollo! Per quanto riguarda la funzione dei quick shot bisogna andare a cliccare sul simbolo della risoluzione video, in questo caso il 2.7K. Si apre il menu a tendina, clicchiamo su quick shot e ora li andiamo a vedere tutti e quattro. In questo caso vogliamo fare il droni. Praticamente da questo punto lui si allontana salendo sempre di più e come potete vedere abbiamo delle distanze da poter selezionare dai 25 fino ai 40 metri. Vogliamo fare fino ai 35 metri. Gli devo dire chi deve selezionare. In questo caso seleziono me, start, 3, 2, 1, go! E lui parte facendo la sua ripresa. Guardate, e mi dà anche la percentuale di funzione. Bestiale. Nel frattempo lui abbassa anche la telecamera per mantenere sempre l'inquadratura ferma sul soggetto selezionato. Alla fine di questo lui cosa fa? Torna a casa. Quindi torna a casa Alessi, torna. Fenomenale. Ora proviamo quella che è l'ascesa. Quindi andiamo a selezionare sempre l'altezza, in questo caso i 40 metri. Gli dico start, gli dico seleziona sempre me, perché sono un pochino egocentrico. Si alza e abbassa costantemente, come vedete, la telecamera. Fantastico. E arriviamo ai 40 metri di altezza. Quindi lui deve andare su bello in alto. Siamo a 20. È bello alto, è bello alto. 35, 38, 39, 40. E infatti 100% compare sotto la X in ritorno. Ragazzi, ma che cos'è questo drone? Andiamo a provarne un altro, cambiamo il cerchio. Quando si fa il cerchio o la spirale, tenete sempre a mente che cosa avete voi intorno, ragazzi. Perché se date un raggio di 40 metri, sapete che all'interno avete degli alberi, quasi sicuramente li andate a beccare. In questo caso ho scelto questo campo che per tantissimi metri intorno a me non c'è niente. Cerchio e dico start, vai. Seleziona sempre me, start. 3, 2, 1, go. Guardate che figata, ragazzi, ma è stupendo. Io continuo a guardarlo, Mi sto innamorando sempre di più del mio Mavic Mini. Bestiale. Ora rimane l'ultimo da provare, che è la spirale, che è un movimento circolare ma mentre gira sale, e quindi per fare questo movimento ci chiede anche il raggio d'azione. Lo voglio fare al massimo, i 40 metri. Tanto ragazzi intorno non abbiamo nulla. Start, chi selezioniamo? Sempre noi. Vai, start, parti! Stupendo, anzi stupenderrimo! Ma cosa non è, ragazzi? Oddio, ci sono gli alberi! No, scherzo ragazzi, sto scherzando! E torna a casa Alessi. Lui è il mio piccolo campione, ragazzi. Queste funzioni quick shot fanno pensare che ci sia di base a livello di software il follow me, perché ovviamente lui tiene focus sull'oggetto, lo riconosce e nel movimento lo segue. Ora non è in movimento, è in posizione fissa, però c'è questa funzione, quindi potrebbe essere implementabile. Poi andare a implementare su un drone da 249 grammi che riesce per qualche cosina a districarsi in mezzo alle leggi dell'ENAC vuol dire andare a rompere i coglioni
ai droni della stessa casa di categoria superiore, quindi non penso che lo faranno mai. Ma se qualcuno che è un hacker sa entrare nel sistema e, cosa che se non ho letto male, renderà disponibile DJI, allora potremo vedere questa funzione implementata. Ma io che faccio motovlog non lo utilizzerei mai, perché lungo la strada gli ostacoli ce ne stanno a migliaia. È un selfie stick evoluto, ragazzi, fenomenale. Per me finora ha solo lati positivi. Che dirvi, ragazzi, grazie di essere rimasti con me, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!